Allora, oggi mi ritrovo questo computer fisso che praticamente il proprietario ha smesso di funzionare all'improvviso, si è spento e è iniziato a uscire fumo dal computer. Allora, quindi molto probabilmente è l'alimentatore. Si è bruciato e anche malamente. Come possiamo vedere, praticamente è un alimentatore di quelli cinesi Itex, proprio davvero super cinesi, e è durato anche tanto, devo dire, 4 anni, però io ritengo che gli alimentatori vadano acquistati diciamo i migliori possibili in base ovviamente al budget, ma sotto di un certo standard non scendere, perché altrimenti mancano delle varie protezioni e si rischia di bruciare anche un computer che magari è stato fatto in economia, quindi che costa 500 euro, o anche computer da 1000 euro ma in cui mettono alimentatori che fanno pietà e non hanno sistemi di protezione di sovratensioni, di cortocircuiti, di sovraccarichi eccetera, e quindi per risparmiare un 50 euro in più si rischia di bruciare un intero computer. Allora, quello che andrò a fare è smontare completamente l'alimentatore e sostituirlo praticamente, però ad oggi con questo video voglio semplicemente smontarlo e aprirlo e vedere se effettivamente c'è qualcosa di visibile, eh, e sperare poi nel momento in cui andrò a montare l'alimentatore nuovo che non ci siano sorprese a livello di scheda madre o di altri componenti, perché purtroppo quando succedono queste cose si rischia di bruciare anche il resto dei componenti. Eccoci qua. Ok. Sì, è saltato un condensatore sicuro, che è praticamente questo verde qui. Un attimo, metto a fuoco. È saltato questo qui che è gonfio, quindi è sicuramente andato, e la puzza di bruciato probabilmente dovrebbe arrivare proprio dalla fuoriuscita del liquido del condensatore. Tuttavia non è detto che si siano verificati anche danni in altre parti del circuito. In ogni caso io questo alimentatore proprio lo butterei, perché è vecchio, è una cinesata pazzesca, e, e ha fatto già troppo secondo me, quindi andrei benissimo su un alimentatore con della componentistica possibilmente condensatori giapponesi, sono i migliori e sono più duraturi, ma oltre a quello magari prendere anche un buon alimentatore, anche se cinese, di buona qualità e che abbia le varie protezioni per risparmiare
qualcosina, però comunque diciamo che per un 500 watt con delle buone caratteristiche sia di efficienza energetica che a livello di protezione e di sicurezza, bisognerà spendere intorno ai 60 euro, 50 se si trova qualcosa in offerta, ma sotto questa cifra trovare componentistica di qualità è impossibile. Quindi diciamo che l'ideale sarebbe comprare dei gold, dei alimentatori 80 gold reali, perché non è detto che siano reali tutti quelli che abbiano la scritta. Diciamo che io mi fiderei più dei brand più gettonati, ma perché effettivamente lì la qualità c'è, come possono essere la serie 80 gold della Corsair, e la qualità è assicurata, però per un 500 watt si può arrivare tranquillamente a 70-80 euro a mani basse proprio, e mi sa che sarà la scelta opportuna, anche perché se si cambierà poi il computer eventualmente, quell'alimentatore si può trasferire benissimo, quindi non è che è una spesa fatta solamente per questo computer che poi magari dopo qualche anno si smette di utilizzare. No, se si fa un altro computer si prende quell'alimentatore e si può benissimo mettere nella nuova configurazione, perché non è male. Va bene, questo è tutto, e non comprate scassoni cinesi da 30 euro, 20 euro, perché vi si brucia tutto il computer.